Ciao, in questa lezione realizzeremo un semplice algoritmo seguilinea che permetterà al robot di seguire le linee disegnate per terra a zig-zag sfruttando la modalità di luce riflessa del sensore di colore LEGO Spike Prime. Questa è una tecnica di navigazione utilissima ed è alla base per affrontare le gare di robotica di WRO, First Lego League o RoboCup Junior. Resta fino alla fine perché ti mostrerò come con piccole aggiunte potremo rendere il comportamento del robot ancora più fluido. Anche in questo video utilizzeremo la base motrice di LEGO Spike Prime, di cui trovate le istruzioni nell'app stessa oppure sul sito LEGO Education, e avremo cura di aggiungere questo sensore di colore. I campi di gara regolamentari di solito hanno delle linee nere larghe circa 2 cm circondate da un'area bianca per permettere al robot di seguirle con più facilità. Il robot di solito ha un sensore di colore rivolto verso il basso, montato a circa 2 cm o un paio di unità Lego rispetto al suolo, in modo che possa misurare la superficie in maniera ortogonale, cioè a 90 gradi, di guardare direttamente la superficie. Adesso vediamo come utilizzare il sensore di colore in modalità luce riflessa per leggere la linea nera. Clicchiamo qui per aprire la lettura in tempo reale dei sensori e vediamo che quando il sensore è posizionato a circa una distanza di 2 unità Lego, circa 16 mm, 2 cm, dal terreno, il sensore vede 18%. Mi raccomando, bisogna selezionare la modalità Reflect, cioè luce riflessa. Quando il sensore viene posizionato tutto sul bianco, la lettura sarà di circa il 100%. Ma sul bianco pieno o sul nero pieno io non ho molta indicazione di dove sono, non è lì l'informazione. La vera informazione, la più ricca, è proprio sul bordo, dove la lettura è circa il 50% e varia tra il 100 e il 20%. Ed è proprio qui che io riesco a pilotare bene il robot e usare questa informazione per andare il più dritto possibile. Per cui piccoli spostamenti intorno al bordo della linea ci danno un'indicazione molto precisa di quanto ci siamo spostati. L'algoritmo di base è proprio questo. Allora io voglio stare nel mezzo, piantato sul bordo, dove la lettura del sensore è un 50-60%. Se vedo troppo nero, sterzerò via dalla linea. Se vedo troppo bianco, sterzerò verso la linea. Quello che ne risulta è un andamento a zig-zag. Quello che ho detto adesso in linguaggio naturale, come al solito in pseudocodice, vediamo come si implementa, cioè come si traduce in linguaggio Scratch. Adesso vediamo come creare questo progetto da zero. Clicco sul nuovo progetto, blocchi parole, crea. Come facciamo sempre, impostiamo i motori di movimento su C e D e impostiamo la velocità di movimento di base sul 50%. Adesso vediamo come implementare l'idea di allontanarci dalla linea quando vedo troppo scuro e avvicinarci alla linea quando vedo troppo chiaro. Tutte le volte che abbiamo da fare una scelta basata su una condizione, dobbiamo farci la domanda: se qualcosa, allora qualcos'altro. Dobbiamo quindi cambiare il flusso del programma in base a una scelta. Dobbiamo andare nella tavolozza controllo e scegliere il blocco giusto. Dobbiamo introdurre un blocco nuovo che è il blocco se, allora, altrimenti. Eccolo qua. Di nuovo vediamo una condizione logica evidenziata dalla forma esagonale, quindi con questi estremi a punta, in cui si incastrerà un blocco particolare. Un blocco che dovremo andare a cercare nella scheda dei sensori. Il sensore che ci interessa questa volta è il sensore di luce riflessa. Eccolo qua. Vedete, ci sono altri tipi di blocchi reporter, cioè blocchi che riportano dei valori, ma sono rotondi perché riportano dei numeri. Questo riporta un valore logico. E la domanda che mi faccio è: se la luce riflessa misurata dal sensore collegato sulla porta B è minore del 60%, allora cosa faccio? Se è minore del 60% significa che sono sulla linea scura e quindi oltre il bordo verso la linea, quindi vorrò scansarmi, allontanarmi dalla linea. Vado nella scheda movimento, prendo il blocco, avvia movimento verso destra, imperniato sulla ruota destra, quindi col 50 come parametro di sterzata. Altrimenti, se il sensore vede sopra maggiore o uguale al 60%, significa che sono fuori dalla linea, oltre il bordo verso il bianco, e voglio avvicinarmi alla linea, sterzando verso sinistra. Prendo di nuovo il blocco avvia movimento, cambiando il parametro di sterzata su meno 50, quindi per andare verso sinistra. Ovviamente tutto questo lo voglio ripetere all'infinito, quindi di nuovo vado nella tavolozza controllo, scelgo il ciclo per sempre, lo aggancio qua e prendo questi blocchi e ce li metto dentro. Ed ecco, il nostro programma è pronto per essere collaudato. Possiamo anche giocare con questi numeri, per esempio cambiando la soglia
che distingue il bianco dal nero, oppure la velocità di movimento si può impostare al 75%, oppure ancora si può cambiare quanto intensamente il robot sterza a destra o a sinistra. Potrebbe capitare di sbagliare a impostare la direzione di sterzata, quindi scambiare questi due comandi, oppure sbagliare il maggiore o minore qui, il che si traduce in un problema di questo genere. Il robot se ne va. In realtà il robot vuole seguire l'altro bordo della linea. Quindi è un problema da poco, basta scambiare le direzioni e il robot si comporterà come vogliamo, cioè seguirà il bordo della linea destro, se vogliamo seguire quello destro. Se lo metto dall'altra parte, il robot curverà e seguirà il bordo della linea dalla parte giusta, cioè sempre quella destra. Ok, questo algoritmo funziona, ma si può fare un po' di meglio. Miglioriamolo così. Aggiungeremo un altro caso ai due già visti. Il caso in cui il sensore è sul grigio, io farò andare il robot dritto, quindi se è troppo scuro virerò fuori dalla linea, se è troppo chiaro andrò verso la linea, ma se è in una via di mezzo tra uno scuro e un chiaro andrò dritto, così il robot andrà avanti in maniera più fluida e generalmente più veloce. E adesso vediamo come implementare quanto detto modificando il programma precedente. Quindi se il sensore vedrà molto scuro mi allontanerò dalla linea, se vedrò molto chiaro mi avvicinerò alla linea, ma in una via di mezzo cercherò di andare dritto, il più dritto possibile. Quindi tolgo queste cose di mezzo, questi blocchi li metto qua perché mi serviranno di nuovo e adesso vediamo come ricostruire queste condizioni. Allora, intanto implementiamo l'idea: se vedo molto scuro, minore del 20%, cosa faccio? Come prima, mi allontano dalla linea. Cerchiamo di curvare un po' più morbido, mettiamo 30% di sterzata invece che 50%, quindi farò una curva un po' più morbida. Nel ramo altrimenti dovrò mettere un'altra domanda, perché se voglio avere 3 esiti, cioè 3 risposte, 3 possibili casi, devo farmi 2 domande, 2 bivi, 3 strade. Quindi qui di nuovo mi chiedo: se questa volta il sensore, di nuovo io clicco col destro e duplico, se il sensore misura una luce riflessa maggiore del 60%, allora avvierò il movimento verso sinistra, di nuovo morbido, il 30%. Zoom out che non si vede tutto. Rimane l'ultimo caso. Per esclusione, se non è minore del 20% e non è maggiore del 60%, vuol dire che sarò in una via di mezzo tra il 20 e il 60%. In questo caso io voglio andare diritto. Io clicco col destro, duplica, e incollo qua un blocco avvia movimento, stavolta andando dritto. Parametro di sterzata 0. E adesso collaudiamo il nostro programma. Perfetto. Non male, ma si può fare ancora di meglio, perché in gara il robot non può perdere tutto questo tempo a zigzagare. In un altro video, un po' più avanzato di questo, ti mostrerò come realizzare un algoritmo seguilinea super fluido, che è lo stesso utilizzato dai campioni delle gare di robotica. Se questo video ti è stato utile, stuzzica il tasto mi piace. Non perdete il prossimo video dove vedremo come utilizzare il sensore di colore per misurare colori e far fare al robot cose diverse in base al colore visto. Resta giovane, gioca a modino. Ciao.